Ben trovati amici di Radio Rossonera, mattino Milan del 15 di febbraio del 2023, siamo nell'immediato post di Milan-Tottenham, la mattina dopo la vittoria del Milan 1-0, passa per il primo round degli ottavi, lo vince il Milan, poi ovviamente l'8 marzo si andrà a Londra per il ritorno, ma il Milan ieri si ritrova, si vince, convince direi anche, visto che comunque ha fatto una buonissima partita oltre il risultato, forse poteva addirittura andare oltre raddoppiando, se ne è mangiate un paio il Milan e in un'economia di Champions un po' magari potrà pesare, ma questo non è il momento delle recriminazioni, è il momento di pensare cosa di bello è stato fatto ieri, ennesima dimostrazione che nel calcio senza testa e senza spirito puoi avere tutte le qualità che vuoi, ma se non giochi di squadra non vai mai da nessuna parte. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Sto recuperando io adesso un pochino la voce da ieri perché è stata una serata incredibile a San Siro, un'atmosfera caldissima, lo stadio veramente bollente ieri sera ed è stato bello così. È stata una serata da Milan in Champions League, da Milan a casa sua. Io ieri parlavo di stare bene quando si torna a casa, no? Il Milan ieri era in pantofole sul divano, per usare diciamo una sorta di altra metafora di questo senso. Era a casa sua e si vedeva, ha giocato da squadra, hanno giocato veramente tutti buttando il cuore oltre l'ostacolo e quindi è stata una bella partita, è stata una bellissima partita da un ritmo infernale, ma veramente infernale, perché non ci si è fermati un istante. Una partita da ottavo di finale di Champions, perché non potevi rilassarti un secondo. Il Tottenham giostrava bene il pallone in tre quarti, cercava spesso le imbucate, il Milan però d'altra parte ha recuperato un sacco di palloni, non ha praticamente concesso nulla di pericoloso, se non un paio di occasioni che però erano in fuorigioco. È riuscito anche a offendere, ha trovato un gol, diciamo, subito dopo 7 minuti e nel finale forse poteva anche fare il secondo o il terzo, insomma, ha avuto altre occasioni per allargare il risultato. Sono contento e voglio aspettare prima di parlare di crisi terminata, crisi finita, perché è vero, il Milan da 2 partite non subisce gol, è il secondo clean sheet, il secondo 1-0, benissimo, però serve la continuità, serve la continuità. Poi vedremo cosa accadrà, però mi sembra che stiamo tornando in carreggiata, non so come, in caso sarà bravo Pioli ad aver rimesso tutto un pochino a posto, però voglio aspettare prima di dire avevo sbagliato completamente. Serve la continuità e stiamo a vedere cosa accade. Ma guarda Henry, l'entusiasmo ci sta, hai vinto un ottavo di finale di Champions League, l'hai vinto bene in casa tua, praticamente Tatarusanu ha fatto un paio di parate su un paio di conclusioni da fuori, non ha corso grandissimi rischi, il rischio maggiore l'ha corso quando però in realtà era tutto partito da fuori gioco, in realtà il Milan ha concesso niente o poco più. Che sia guarito, questo non lo so, è inutile adesso volare via con la fantasia, è giusto mantenere i piedi per terra, è giusto andare a prendersi 3 punti a Monza e poi vedere cosa succederà l'8 marzo. Quello che c'è di diverso è sicuramente l'atteggiamento. L'atteggiamento non è quello rinunciatario contro la Lazio, non è quello demoralizzato contro il Sassuolo, è un altro tipo di atteggiamento. È ovvio che Kier, ad esempio, non è che potrà fare sempre la partita che ha fatto su Kane una domenica sì, una domenica anche, perché non è fisicamente possibile. Ieri credo che abbia dato anche quello che non poteva dare. E tanti giocatori forse sono andati un pizzico oltre quelle che erano le loro possibilità attuali, non di sempre, ma attuali. E quindi bisognerà fare i conti con una squadra che si è rimessa in moto, però. Quantomeno Sì, esatto. abbiamo chiuso definitivamente, penso,
quella caduta verticale apocalittica di un mese che abbiamo avuto. Ora stiamo risalendo, magari ogni tanto si potrà anche scivolare con un appiglio non particolarmente saldo, ma quantomeno la squadra sta risalendo. Ecco, se Sì, è prima vero, vedeva la luce, adesso la squadra sta ritornando a uscire dal tunnel. quello è vero, soprattutto ieri sera ancor più che col Torino, perché con il Torino comunque la prima ora di gioco non è che sia stata eccezionale, però ieri sera, fin dalle primissime fasi, capivi che la squadra c'era, che la spina era attaccata, che molti giocatori mentalmente erano tornati o quasi. Mi riferisco soprattutto a Tonali e Leao, no? Che nelle ultime uscite erano veramente fuori dalla gara, fuori dalla partita, lo stesso Teo Hernandez, e invece li ho visti ancora magari fisicamente non perfetti, però li ho visti mentalmente, come dire, in crescita, cioè sono giocatori che magari avranno bisogno di qualche altra partita di questo tipo per tornare veramente sui loro livelli massimi, però li ho visti un po' in crescita. Leao si è speso tanto anche dietro, ha creato tanto, poi lo ha fatto con poca lucidità, commettendo tanti errori, però anche per esempio mettendo il pallone per Malik Ciao sul colpo di testa alla fine. Tonali ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, ha giocato una grande partita per me a livello di energie, di qualità, rispetto alle ultime in cui non era stato di questo livello. Ma ieri sera non c'è nessun insufficiente nel Milan, nella partita. In realtà, Henry, adesso le vediamo le pagelle di Gazzetta e poi nel caso diamo velocemente anche le nostre e vi invito come al solito a scriverlo nei vostri commenti il voto, magari il migliore e il peggiore per non fare 12-13 Esatto. voti. Scrivete semplicemente il migliore e il peggiore, così poi il buon Henry, mentre prende la voce, li legge. Esatto. Ricordiamo, tra l'altro, vorrei ricordare tra poco parleremo del fatto che non bisogna perdersi la Milan di oggi, perché a proposito di voce la sentirete. Chi sa, sa, chi non sa, dopo diremo il perché. Le pagelle velocissime, partendo dalla prima pagina di Gazzetta, Milan da Diaz. Aspetta, eccoci qua. Quindi con la grande nota a San Siro, Spagnolo in gol, super difesa, l'8 marzo a Londra per i quarti, i complimenti di Conte. Poi il Bayern sbanca Parigi 1-0 con un bellissimo gol di Coman al 7, giusto? No, era un No. tiro abbastanza anche debole, centrale, e il portiere del Paris Saint-Germain non l'ha presa. Caspita, Keylor Navas ne ha combinata un'altra. No, Keylor Navas è andato al Nottingham Forest, il portiere del Paris Saint-Germain è un altro. Ah, ok, niente. Allora vado su Diaz. Difesa, gioco e Brahim gol. Il diavolo si ritrova e stende Conte. Una partita da campione d'Italia. Pioli meritava anche il raddoppio. Ok, Leao e Tottenham e Teo. Tottenham nullo. A proposito dei singoli, queste sono le pagelle di Gazzetta. Pioli prende 7. Il migliore è Malik Ciao che prende 7,5, ma in realtà lo vedete anche qua di fianco a me. Anche il buon Teo Hernandez prende 7,5. Io concordo con questo migliora. Ciao, l'MVP UEFA l'ha vinto Leao, forse perché con i rating vari dei vari siti di statistiche era quello più alto e ci sta. Per me l'MVP è stato Malik, sono d'accordo con questo voto con Gazzetta dello Sport. Un gradino sotto, e io sono d'accordo anche qui, arrivano tutti gli altri, dai Kier ai Tonali, ai Diaz, ai Giroud, che prendono tutti i 7. E ci sta perché Tonali ha giocato quasi 40 minuti con una caviglia grossa così, per un fallo che era da rosso e che se l'arbitro valuta da giallo, il VAR deve valutare da rosso, non ci sono dubbi. Kier, come detto, abbiamo già parlato, è andato forse anche oltre, buttando cuore, fegato, reni e tutto oltre l'ostacolo. Su Diaz, che dire, ha fatto una buonissima partita, ma ne avevamo parlato anche ieri a Chiama Milan, era, non ti dico chiamata, però a me era piaciuto Te l'avevo detto, o era fondamentale o giocavi in 10, è stato fondamentale. L'altro che ha buttato tutto oltre l'ostacolo è quel signore lì di fianco a Raffaele Leao, aspetta,
qua sotto, Olivier Giroud. e Olivier Giroud. Cosa dire ancora di Olivier? Non lo so, io continuo a finire le parole perché ogni volta sembra sempre più spremersi e trovare delle energie nascoste, forse nei capelli folti che conserva, però non so cosa dire di Olivier, che ieri addirittura per 3-4 volte si è ritrovato a fare l'esterno, il terzino, è tornato. Con Dyer le ha vinte, non ti dico quasi tutte lui, ma una buona parte delle palle aeree. Sì, è stato un bel duello. Andiamo su chi ha fatto un mezzo passo sotto invece, quindi 6,5 di Leao, 6,5 di Krunic, di Kalulu, che nelle ultime due, dal secondo tempo col Toro in poi, mi sembra ritornato anche abbastanza in crescita, soprattutto di atteggiamento e di fiducia. 6,5 lo prende anche Tatarusanu, ieri sicuro, magari più con le mani che con i piedi, cosa fondamentale per un portiere. Nelle uscite alte ci ha anche aiutato qualche volta, quindi bene così. Chi prende un voto minore è Salmaker, che prende 6. Io 6,5 invece gliel'avrei dato ad Alexis, più che altro perché Perisic è stato nullo, completamente nullo, quindi merito anche di Alexis. Sopra di te invece c'è il peggiore in campo di Gazzetta, cioè Charles De Ketelare, che prende 5,5. Bah, sì, vogliamo bocciarlo anche stasera, De Ketelaere, va bene, cioè nel senso, per quel gol sbagliato che può pesare, poteva pesare, ok, cioè, probabilmente l'unica insufficienza per lui ci può anche stare, perché effettivamente è un'occasione nitidissima e la sbaglia. Per quanto riguarda gli altri invece credo che siano voti giusti e abbastanza tutti in linea. Per me Malik Thiaw ha fatto una partita esemplare contro Kulusevski, a volte ha aiutato anche Kier con Kane, insomma è un ragazzo giovanissimo con pochissima esperienza, anticipi perfetto, contrasti perfetto, rubar palla perfetto, a volte anche ripartire in velocità, cioè cosa che non vedevamo credo dai tempi del numero 33 di una volta, con tutto il bene per la De Krunic. Onestamente è un prospetto interessantissimo, ancora c'è da lavorare secondo me su di lui, perché comunque di miglioramenti può farne, ma questo significa che può diventare un difensore incredibile. Quindi per me è ieri il migliore in campo è lui. Su De Ketelaere ci sta. Io continuo a ripetere. Serve pazienza, serve tempo. È ovvio che nel Milan scudettato che gioca all'ottavo di finale di Champions League, un giocatore pagato 35 milioni quel gol lo deve fare e ci può anche stare. Però dobbiamo deciderci, cioè o siamo quelli che rispettano i parametri, che acquistano i giovani e quindi i giovani vanno aspettati anche se li paghi tanto, perché nel calcio del 2023 li aspetti, o siamo quelli che devono segnare un gol decisivo nell'ottavo di finale di Champions League e allora i giocatori li devi pagare di più e devi pretendere di più. Cioè per me non c'è una via di mezzo qui. Ha sbagliato un gol importante, potrebbe pesare, peserà, chi lo sa, sulla qualificazione. Detto ciò, è insufficiente ieri. Io continuo a vedere piccoli segnali di miglioramento anche nell'atteggiamento, un pochino nella cattiveria, tralasciando quell'occasione proprio quando gioca nel corso della partita. Però vedremo futuro. Continuo a chiedere pazienza io e ad averla, perché alla fine c'è cosa fanno gli altri, anche chi se ne frega. Io continuo ad avere pazienza su di lui. Chiudo così, Henry. Tomori fumata nera, poco prima per via, per precauzione. Allora, 20 secondi, non di più, poi chiudiamo. Però bisogna migliorare. Non si può accettare che la situazione sia questa. Non è accettabile. L'ha detto anche Paolo Maldini nel prepartita. Troppi infortuni, bisogna cambiare. Troppi infortuni, bisogna cambiare. Non puoi andare avanti con questa gestione degli infortuni, perché non può essere che ci sono dei giocatori che vengono dichiarati abili, che spariscono, che vengono dichiarati abili, fanno la rifinitura, hanno la maglietta in spogliatoio e poi spariscono.
bisogna lavorare meglio su questo aspetto, perché il Milan merita di poter combattere ad armi pari con tutti, non sempre che combatte un pizzico con meno armi degli altri per via degli infortuni. Ieri è combattuto pari perché anche il Tottenham aveva i suoi infortunati, Già. ma non perché i tuoi erano tutti belli sani e atletici. Bisogna lavorare tanto su questo aspetto, non nasconderlo, ma lavorare tanto. Sì, sono d'accordo perché due giocatori e questa è l'ultima, cioè stiamo aggiungendo cose su cose, stiamo continuando a mettere, come dire, benzina sul fuoco, due giocatori che lavorano in gruppo e uno il giorno dopo e uno 2 giorni dopo, a ridosso della partita, non sono disponibili. Dopo aver subito l'infortunio, dopo aver subito delle lesioni muscolari una decina, quindicina di giorni fa, non di più, e dopo 15 giorni circa, chi più chi meno, tra Bennacer e Tomori, non li cioè, innanzitutto prima li mandi in gruppo quando in realtà per una lesione forse ci vorrebbero quei 20-25 giorni, li mandi in gruppo dopo 2 settimane e poi dopo un giorno non sono disponibili. Non lo so, ho i miei dubbi. Vabbè, Henry, pazienza. No, abbiamo Oggi è vinto andata in Champions bene, League, dai, in è qualche andata bene, modo. abbiamo vinto. Dobbiamo comunque lavorare per migliorare i nostri problemi, perché il Milan ha avuto un mese terrificante. Caro Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate della partita, come l'avete vista, come non l'avete vista, diteci la vostra, il vostro migliore e peggiore, e insomma, tutto ciò che volete. Qua sotto nei commenti lasciate like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie a tutti, ci ritroviamo a Chiama Milan tra poco e ricordo che c'è un fioretto da rispettare, ci sono due che devono cantare, li sentirete, Enrico Boiani e Leonardo Menini devono cantare visto che l'hanno promesso e visto che Milan ha vinto gli tocca. Torneremo a parlare invece poi di Milan alle 13 con Lancia, alle 16 con il Talk e 19 classico filo rossonero. Grazie a tutti, a dopo, ciao.